Ciao, sono Davide. Allora oggi proviamo a fare un formaggio da fare a fette tipo Edamer. Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, la ricetta non è mia, quindi lo devo dire prima di tutto, me l'hanno passata, mi hanno mandato il link a un video dove io ho guardato questo video, un video di tedeschi, magari vi lascio il link sotto perché mi sembra giusto visto che gli ingredienti sono i loro e le dosi sono le loro, quindi voglio provarci per vedere che cosa ci salta fuori e vi dico come viene fuori. In teoria dovrebbe saltare fuori un tronchetto di formaggio che assomiglia all'Edamer, che è quel formaggio con la carta rossa che trovate al banco, che normalmente si fa a fette da mettere nei panini, dentro gli arrosti, insomma è un formaggio non esattamente di prima scelta, però si usa, molta gente lo compra da fare tante preparazioni, quindi proviamo a vedere cosa ci salta fuori e soprattutto se ci viene, anche perché di solito io queste cose qua le provo a fare prima da solo e poi faccio il video, quindi niente, oggi lo proviamo insieme. Allora, gli ingredienti sono pochissimi, facilissimo da fare: 1 litro di latte, 250 grammi di burro, 250 grammi di questa qua è quella mozzarella per pizza, quella che trovate anche i panetti nel banco frigo, 200 grammi di amido di mais o fecola di patate, classico questo qua che trovate al supermercato. Bene, è un pizzico di sale. Quindi si comincia con il latte dentro a una casseruola. Io l'ho presa antiaderente perché poi dopo diventerà una cosa un po' collosa, quindi non voglio che mi si appiccichi. Va bene questa qua per il momento. Quindi accendo, iniziamo a scaldare il latte a una temperatura media, non bollentissimo, cioè io lo metto a 100 gradi e poi pian pianino aspettiamo che si scaldi. Intanto ci aggiungo subito un bel pizzico di sale, anzi 2, così, senza peso, quindi 2 pizzichi di sale, e aspettiamo che il latte si scaldi un pochettino. Aggiungo il burro, così andiamo a ingrassare il latte. Con una frusta tengo mescolato, non dobbiamo bruciare il latte perché qua sono poi cose basilari, bisogna tenere una temperatura media, non altissima, dobbiamo arrivare a sciogliere il burro con calma. Appena si scioglie il burro siamo pronti, guardate si sta già sciogliendo, a inserire dentro l'amido. Io nel frattempo mi sono preparato un contenitore, uno di quegli stampi da plum cake, da poterci mettere dentro tutto questo pappone che verrà fuori, ma vediamo poi cosa ci salta fuori, perché nel video utilizzano la bottiglia di cartone da dove tirano fuori il latte e ci rimettono tutto lì dentro, così rimane bello pressato e rimane quadrato. Io purtroppo la bottiglia è rotonda, lo metto qua dentro, poi ci metterò anche un peso sopra che me lo sono già preparato. Allora il burro si è fuso nel frattempo che parlavo, vado ad aggiungerci l'amido pian pianino per non fare grumi e continuo a mescolare. La temperatura è sempre 120, adesso le 120 gradi della piastra. Questi qua sono 200 grammi pesati, perché la confezione è da 250, ne ho tolto un po', l'ho tenuta nel sacchetto, ma è 200 grammi. Si sta già rassodando, sta già diventando, sento proprio che oppone resistenza alla frusta. Adesso appena si scioglie cambio, perché sennò nella frusta mi rimane tutto all'interno. Allora voglio abbassare leggermente perché non voglio andare con calma. A questo punto aggiungo la mozzarella, vado un po' veloce perché ho paura che mi si appiccichi tutto.
Ok, vado col cucchiaio perché sennò mi rimane tutto al centro della frusta. Non avendolo mai fatto, io vado avanti per un po' mescolando il tutto. La filiamo come la mozzarella. Ok, spengo perché sennò si cuoce troppo e si brucia. Trasferisco l'ora, non ci metto niente, butto tutto qua dentro a questo stampo. Devo dire che il profumo non è neanche male. Fa un buon profumo. Ok, adesso cerchiamo di allisciare un pochettino. Bene, guardate, sembra abbastanza pari, non è proprio liscio liscio, comunque va bene. Allora adesso io ci metterò una pellicola a contatto in questa maniera. Questo non è ben chiaro nel video, loro lo mettono solo dentro la bottiglia. Ci metto un altro stampo da plum cake con 2 kg di farina dentro e poi lo andiamo a mettere in frigo per un paio d'ore, 2-3 ore, finché non si rassoda, e poi vediamo la prova taglio, la prova assaggio e vi dico com'è venuto. Ok, ci vediamo dopo. Allora, come ogni buon videomaker, mi sono dimenticato di accendere le telecamere e ho fatto tutto un discorso sul formaggio, l'ho tagliato, insomma l'avevo già tutto preparato, ma in realtà non avevo messo in registrazione le fotocamere. Quindi ripeto tutto, il formaggio è stato in frigo una notte, è stato a 0 gradi perché l'ho messo in un frigo che va a 0 gradi, quindi è bello sodo anche internamente, si era sodato un bel po'. Naturalmente è stato nello stampo del plum cake, il taglio l'ho già fatto a metà e con sopra il peso per tenerlo, insomma, per compattarlo. Guardate, la fetta si presenta anche abbastanza bene. Adesso ne avevo fatto una prova assaggio prima e l'avevo messo in forno per vedere se il formaggio fila. Torno a farvi vedere una fettina, magari lo giriamo sotto sopra così il taglio diventa pari. Facciamo una fettina e vi faccio vedere la consistenza. Non lo assaggio più perché ormai l'ho già assaggiato 2 volte. Vi dico già che, dai, lo assaggio, un pochino dolce, cioè è andato poco sale, quindi dalla dose che io ci ho messo i 2 pizzichi di sale bisogna triplicarla la dose perché è un po' dolciato. Il gusto è un gusto del latte, diciamo un pochettino più accentuato. Non è cattivo, non è neanche il parmigiano reggiano. Infatti adesso le fettine che avevo tagliato prima le ho messe in forno per vedere se fila. Non ho nessun pane, non ho niente da provare, quindi l'ho messo in una ciotolina, vado a vedere. Ho lasciato un minutino, poi magari non è ancora pronto. No, non fila, a me non fila. Nel video che vi dicevo facevano vedere che nel panino fila, però a me adesso forse l'ho lasciato un pochettino di più, ma ha preso la consistenza di una purea, forse nel panino forse ci sta, ma adesso lo rimetto dentro, lo lascio un altro minutino, vediamo se è stato troppo poco. Lì. E volevo comunque chiarire, perché all'inizio del video ho detto l'ho accostato all'Edamer che si vende al banco. In realtà di Edamer ce ne sono tantissime qualità e di tantissime, cioè c'è anche la prima scelta stagionata, ce ne sono tantissimi, quindi io mi riferivo a quello un pochettino più basso di qualità che trovate nei banchi di alcuni supermercati, quello con la carta rossa che normalmente si utilizza per fare le fettine dentro i panini, o molti lo usano per fare le rosette con il prosciutto cotto e utilizzano questo formaggio del via che vuole fuso e lo usano per fare le rosette.
E quindi volevo dire che se chi produce l'Edamer si è offeso, chiedo scusa perché non volevo offendere, ok? E niente, cosa c'è da dire? Come vi dicevo, 2 o 3 giorni al massimo di conservazione in frigo, perché i prodotti che abbiamo usati sono prodotti freschi, latte, burro, anche la mozzarella, quindi non andrei oltre i 3 giorni, anche se adesso lo testerò, poi se ci sono eventualmente dei cambiamenti lo scriverò sotto in descrizione. Io penso che se lo mettiamo sotto vuoto un paio di settimane può durare in assenza d'aria, naturalmente sempre conservato in frigo. E secondo me alla fine ci abbiamo messo talmente poco a farlo che è un buon recupero per un latte che sta per scadere o insomma non lo chiamerei formaggio, lo chiamerei preparazione, ecco. Vado a vedere cosa è successo a questo formaggio perché a questa preparazione spengo perché non provo più, perché io penso che 3 minuti si dovrebbe fondere e filare. No, quindi non fila o fila poco. Bisognerebbe provare dentro il pane. Va bene, io penso che abbia detto tutto. Questa prova ho voluto provarlo perché ero curioso e mi piace fare queste prove qua, l'ho provato insieme a voi. Se ci provate anche voi, magari ditemi se avete fatto qualche variazione o se ho sbagliato qualcosa io, se pensate che ci vada qualcosa in più. Vi lascio sotto le dosi per farvi questa preparazione che ho fatto io e scrivetemi nei commenti se avete provato con delle variazioni diverse che magari può venire meglio. Voto 5, non di più, 5. Il gusto è come il gusto del latte, insomma. Va bene, dai, questa volta è andato così. Vi ricordo che se vi volete iscrivere al canale, qua c'è la mia iconcina, per me è molto importante, che così il canale va avanti e sono anche un pochettino più carico per fare nuovi video. Sotto c'è un'altra icona dove io faccio dove io ho i miei hobby, faccio i miei video montaggi. Adesso sto lavorando sui Lego, ma poi ci saranno anche altre cose. Ho voluto separare i 2 canali. Qua c'è la campanella, la attivate e seguitemi anche sugli altri social che ci sono un po' dappertutto. Io vi ringrazio e direi che ci possiamo vedere alla prossima video ricetta. Un saluto da Davide, ciao!